Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del nostro video podcast Ciao a tutti! e a una nuova conversazione. Anche oggi abbiamo scelto un argomento abbastanza personale. Parliamo ancora di noi. Esatto, così ci puoi conoscere un po' meglio. Ma negli ultimi abbiamo spesso parlato di cose che ci riguardano, Sì, nel video sulle nostre manie, su le cose che ci irritano. la nostra vacanza in Africa anche è stato un episodio molto personale, però sì, ci piace condividere un po' gli aspetti della nostra vita, della nostra personalità. E l'argomento di oggi è? Ricordi indimenticabili. Bah! Positivi o negativi? Io direi entrambi. Parliamo di ricordi indimenticabili, positivi e negativi. E poi magari non specificatamente un fatto, ma possono essere esperienze, direi Aspetta che sto anche. andando indietro. Esperienze. Sì, direi nel mio caso io ho pensato alcuni sono fatti concreti, altri sono esperienze che hanno abbracciato magari un periodo della mia vita. Quindi non fatti puntuali. Esatto. C'è qualche fatto puntuale, ma c'è anche qualche esperienza che ha appunto riguardato più anni della mia vita, che hanno reso quegli anni per me indimenticabili, molto belli, ecco, da ricordare. Comunque, prima di parlare dei nostri ricordi, ricordiamo, a proposito, che attraverso il link che trovi nella descrizione potrai scaricare la trascrizione completa di questa conversazione, con le parole più importanti e difficili anche, spiegate e usate in contesto, con diverse frasi di esempio, così potrai comprenderle meglio e memorizzarle anche al meglio. Clicca sul link qui sotto per riceverla in pochi minuti e gratuitamente nella tua casella di posta. Arriviamo al punto. Nostri ricordi indimenticabili. Il primo che ti viene in mente qual è? Quando ero piccola, noi andavamo sempre in vacanza in montagna, in estate, e una volta io e mio fratello ci siamo persi. In realtà quell'anno eravamo con degli amici, perché poi per qualche anno siamo andati in villeggiatura, perché si diceva così una volta, andavamo in villeggiatura con degli amici, quindi c'eravamo io e mio fratello e quest'altra coppia di amici che avevano rispettivamente 2 figli. Quindi facevamo queste lunghe camminate in montagna, nei boschi, e un giorno noi bambini abbiamo deciso di seguire il percorso del fiume, quindi ci siamo staccati dagli adulti. Il problema è che il fiume continuava il suo percorso e noi ci siamo persi, non riuscivamo più a ritornare sul sentiero principale. E mi ricordo, io ero piccola perché avevo 7 anni, e mi ricordo che ero disperata, ho pianto tantissimo, mi mancavano tanto. In quei giorni nostro papà non c'era, eravamo in montagna solo con la mamma e io ero disperata. Poi mio fratello e l'amichetto in qualche modo, insomma, hanno provato a tornare indietro e sono riusciti a raggiungere gli adulti. E tu? E io sono rimasta lì con l'altra sorella, che comunque era più grande di me, che cercava di tranquillizzarmi, ma io ero molto molto spaventata. E insomma, in qualche modo, non mi ricordo come, siamo riusciti comunque a ritornare poi sulla strada principale. Però questo è proprio un ricordo indimenticabile, anche se è una disavventura, però sì, me la ricorderò per sempre. E poi mi ricordo che la sera abbiamo chiamato il papà, gli abbiamo raccontato il fatto, io raccontavo tutti i dettagli, perché naturalmente dopo era una cosa un po' sì, una cosa da raccontare, però sul momento era stato veramente brutto. Quindi questo è il mio primo ricordo indimenticabile. Ti è rimasto impresso? Sì, però non ricordi i dettagli, forse perché sono passati tanti anni, però sì, ho questo ricordo di essere in mezzo al bosco e piangevo e basta.
Tu hai cominciato con un ricordo negativo. Tu inizi con uno positivo? Incredibile! Incredibile! Però ne ho uno anche negativo. Dai, inizia con quello positivo. Allora, uno dei ricordi più indelebili che ho, in realtà si tratta di cose di cui ho già parlato nei video, quindi chi mi segue da un po' di anni forse conosce un po' queste vicende, però uno dei ricordi più indelebili della mia vita è sicuramente il giorno in cui mi sono licenziato dall'azienda per cui lavoravo prima per fare il mio salto nel buio e costruire quello che oggi è, insieme a te, Vaporetto italiano. Vaporetto Italiano. E mi ricordo quel giorno, me lo ero visualizzato da tempo, era almeno un anno che visualizzavo quel momento, era il 2018 e mi immaginavo questa scena almeno dall'estate dell'anno precedente, quando eravamo a Bali. Dopo un anno e 4 mesi ho preso questa decisione che pensavo sarebbe stato difficilissimo, che mi sarebbero tremate le gambe. E invece? E invece quel giorno lì sono andato a lavorare convinto. Quando è arrivato il capo in azienda ho aspettato che lui si sistemasse, che fosse tranquillo. Ho preso una penna giusto per giocherellare un po', Come antistress. come antistress. Sono proprio, mi ricordo il momento in cui percorrevo il corridoio per arrivare nel suo ufficio. Con una falcata decisa, proprio un passo deciso, ho bussato, sono entrato, posso disturbarla? Ho una cosa importante da dirle. Chiudo, ho deciso di lasciare l'azienda. Vabbè, mi ricorderò sempre la reazione del capo che c'era rimasto molto male. Immagino. Non se l'aspettava per niente. Però mi ricordo zero, come posso dire, Sì, eri sereno perché era una decisione molto molto ponderata, quindi eri sicuro, nonostante fossi incerto di quello che ci sarebbe stato dopo, perché Vaporetto Italiano era tutto da creare. non c'era niente. Esatto, però eri sicuro di quella decisione lì, cioè che quello non era più il posto per te, quindi forse questo ti rendeva sereno. Sì, nel senso ero comunque estremamente emozionato perché stavo facendo un passo che io, per come conoscevo Francesco, per come conoscevo me stesso, non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere. E invece ero emozionatissimo perché sapevo che la mia vita stava per cambiare in un modo o nell'altro. Però avevo quella decisione per cui non mi tremava niente. Ero veramente convinto. E quando sono uscito dall'ufficio del capo, Una liberazione. sì, è stato proprio una grande liberazione e di conseguenza un altro ricordo indimenticabile, proprio questo indimenticabile, legato a questo evento, è il primo giorno. In cui eri a casa. Quindi il primo lunedì, era il lunedì, mi pare che fosse venerdì 7 dicembre 2018. Non mi ricordo, era dicembre? Era dicembre, probabilmente il 7 dicembre era un venerdì quell'anno lì, e quindi il lunedì mi sono svegliato. Io all'epoca lavoravo ancora a scuola, quindi non ero a casa. Tu sei andata a lavorare a scuola e io ero spaesatissimo in casa. Avevo tante cose da fare perché stavo costruendo il sito, perché all'epoca l'ho creato io, il sito, creare tutti i post da pubblicare su Facebook, perché allora usavo molto Facebook per l'attività, per lanciarla. Però era una sensazione incredibile essere nella mia casa, libero di uscire a farmi una passeggiata. L'hai fatto? No. No, infatti, conoscendoti, ma credo sia normale perché c'era l'ansia poi di creare tutto quanto, no? Quindi non ti concedevi il tempo libero. Però
la sensazione era la stessa di quando visualizzavo quel momento, cioè l'idea di libertà. Ero a casa mia in un posto protetto, invece l'azienda per me era sempre un posto... Insidioso, come il Sì, bosco nel quale mi ero persa. sì, era un posto... Poi nell'ultima azienda ho lavorato anche con persone molto difficili, molto arroganti, molto arriviste, e quindi era veramente un luogo un po' nemico Sì, in cui non stavi bene, ma mi in ricordo che cui non infatti stavo. non stavi per niente bene. E quindi l'idea di essere nel mio nido, nella mia casa, era un senso di libertà. Quella mattina mi sono preparato proprio un bel caffè con la moka e me lo sono bevuto sul balcone guardando fuori e pensavo, a quest'ora, 3 giorni fa, ero chiuso in quell'ufficio buio e adesso invece sono a casa mia e sto creando qualcosa di mio, non devo rispettare le regole di nessuno. Il fatto di rispettare le regole di qualcuno è sempre stato Un po' faticoso per te. faticoso per me. Io ho smesso di fare sport perché mi dava È vero! fastidio. Io da piccolo ho smesso di fare nuoto e di fare pallavolo, di fare qualsiasi sport perché non riuscivo a tollerare che qualcuno mi dicesse cosa dovevo fare. Ma non è un pregio, è un difetto. Allora, secondo me può essere sia un grande pregio, a volte può essere un difetto. Io ho bisogno di avere autonomia decisionale nelle cose, anche sbagliando, perché ho fatto una Sì, marea di errori in questi anni. confermo. Cioè, errori che mi sono costati fatica, stress, soldi, anche nel lavoro. Ho fatto tanti errori. Sbagliando si impara, io dico sempre così. Quindi questi sono i miei primi ricordi indimenticabili, il mio licenziamento e il primo giorno di libertà. Ah, bello, dai, bello. E tu hai qualche ricordo bello o ne hai un altro brutto? No, no, allora dicevo prima, rispetto invece a esperienze belle, io ricordo sempre, veramente con tanto tanto piacere, tutti gli anni in cui io ho giocato a pallavolo e c'era la dinamica, il gruppo delle amiche con cui si giocava a pallavolo, soprattutto quando facevamo il campionato di sabato sera. Quindi avevamo la partita il sabato sera e finita la partita poi andavamo tutte insieme a mangiare la pizza, quindi tutta la squadra. E poi quando siamo diventate un po' più grandi, che magari un paio di loro avevano già la patente, andavamo anche a ballare insieme, perché a quell'epoca si andava ancora in discoteca. Adesso qualche discoteca c'è ancora, ma poche, sì. E questo per tutti gli anni delle superiori praticamente, quindi questo è davvero un bel ricordo. Anche tutte le amicizie, sì, questo è davvero un bel ricordo per me. Ed era anche un modo per stare fuori da magari certe contesti non belli che si possono trovare nel periodo dell'adolescenza, perché il mondo dello sport è comunque sempre un mondo pulito, dove impari anche tante cose e per me è stato davvero bello, molto bello. E poi soprattutto le amicizie anche che si sono create. Quindi qui siamo diversi rispetto allo sport. Io adoro gli sport di squadra, a me piace molto condividere con gli altri, è sempre stato molto bello per me. A me piacerebbe molto avere questa qualità, ma purtroppo faccio veramente fatica. Ognuno ha il proprio carattere. Mm, sì, però ne pago le conseguenze a fare sempre tutto da solo. Però sto migliorando, dai. Sì, sei molto migliorato, dai, diciamolo, è molto migliorato Francesco. Parlando di relazioni, sì, anch'io tra i ricordi indimenticabili ho questi capodanni con gli amici Ah, mi ricordo quando andavate nella casa di Simone a Pavana. sui colli, vero? Sì, verso Pistoia, quindi in Toscana. Questo nostro amico aveva una casa bellissima, grandissima, in cui andavamo per le feste in 12, a volte 13 Ah, amici. bellissimo! E per me era bello anche perché io per anni durante la mia adolescenza ho avuto una vita estremamente solitaria. Non avevo amici con cui condividere momenti, con cui uscire. Quando ho conosciuto questo gruppo di amici è cominciata come una seconda vita per me.
e festeggiavamo il Capodanno in questa casa. Partivamo da Ferrara con le macchine, ci incontravamo in questo parcheggio tutti quanti per partire insieme e trascorrere 4 o 5 giorni insieme. Andavamo a fare la spesa, andavamo a fare le passeggiate, festeggiavamo il Capodanno, cucinavamo in casa. Però a tutti, perché noi frequentiamo tuttora questi amici, erano tuoi amici, ora sono diventati anche miei amici, e tutti ne parlate con grande entusiasmo di quei giorni che trascorravate insieme. Sì, era bellissimo. Sì, dalla mattina quando ci svegliavamo alla sera. Giocavamo a poker, a Secondo me giocavate anche con i soldi, conoscendovi. No, no, No? in realtà no. Risico. Ah, era bellissimo, bellissimo. E siamo tuttora amici, sì, ormai sono più di 20 anni. La casa non c'è più perché è stata venduta, però comunque ci troviamo comunque ancora per fare Capodanno insieme. Quindi per me un altro ricordo bellissimo, però ho anche dei ricordi brutti. Per esempio? Chi segue, Ah, ho già capito! chi mi segue anche sull'altro canale YouTube, quello proprio in cui insegniamo la lingua italiana e anche la grammatica e il lessico, conosce questa storia, perché ero piccolissimo. Il video si chiama Quella volta in cui ho rischiato di morire. Già tragico dal titolo. Ho rischiato di morire veramente, perché sai la storia. Sì, me la E, ricordo. e sono convinto che se io racconto questa storia ai miei genitori non se la ricordano. Sicuro come loro, non se la ricordano. Non se la ricordano. Ero piccolo, stavamo andando in vacanza, non ricordo nemmeno se fosse estate o inverno. Quindi non ricordo dove stessimo andando. Eravamo fermi a un distributore di benzina perché mio papà stava facendo il pieno. E io non so perché sono stato attratto da qualcosa fuori dalla macchina e quindi ho premuto il pulsante per abbassare il finestrino e mi sono sporto con la testa fuori dal finestrino per guardare qualcosa che non ricordo. Però nello sporgermi con la testa fuori dal finestrino della macchina, con il ginocchio ho premuto il pulsante di nuovo e il finestrino ha cominciato a salire. Solo che nel momento del panico, sì, non sai che cosa fare. Non sei riuscito a capire che bastava allontanare il Ma ginocchio. è stata una questione di attimi, però abbastanza per non avere più il respiro, non avere la possibilità di chiamare mia mamma e mio papà che erano nei sedili di fronte perché era l'operatore che stava facendo benzina. In quella frazione io non respiravo, quindi nella mia testa è durato tantissimo, ma in realtà perché poi dimenandomi e muovendomi molto ho staccato il ginocchio e quindi sono riuscito in qualche modo a sfilare la testa. A salvarti la vita. E io mi ricordo che mi sono buttato sul sedile così sconvolto e ho detto ho rischiato di morire. Francesco era già tragicomico da bambino. No, ho detto qualcosa tipo stavo soffocando, cose del genere. I miei genitori non si erano minimamente accorti di niente, ma non perché fossero dei genitori. Ma no, ma perché poi evidentemente tu hai questo ricordo Ma un po' perché? ingigantito dell'evento, perché eri molto spaventato. No, ma perché loro stavano chiacchierando ed è durato veramente 2 secondi forse, quindi è ovvio, loro erano davanti e stavano chiacchierando. E a quel punto mi fanno, ma che cosa è successo? Allora ho spiegato loro, gelo nella macchina. E mio papà ha detto qualcosa tipo, a volte basta un attimo perché la vita cambi. Sì, però è un ricordo che mi ricordo. Indelebile, davvero È indelebile. veramente indelebile. Però non ricordo solo il fatto, non ricordo la paura. Ah, interessante. Cioè, di solito quando tu hai un ricordo così forte e anche negativo, hai ancora quel ricordo emotivo, percepisci la paura. Non mi è rimasta, forse perché ero così piccolo, non lo so. Non saprei. Mi ricordo solo la sensazione di soffocamento,
Mi ricordo proprio cos'è successo, ma non me lo ricordo a livello emotivo. Non lo so. Bene. Abbiamo altri ricordi indimenticabili da condividere? Tu ne hai? Allora, mi ricordo, sì, questo è bello, quando ho deciso di frequentare la specialistica come studentessa fuori sede e mi sono iscritta nell'Ateneo di Pisa e mi ricordo che sono andata per la prima volta lì in treno con mia mamma, mi aveva accompagnato lei e ho iniziato a cercare la stanza da condividere. Quindi mi ricordo, questo è stato molto bello. Poi la ricerca non è stata semplice, devo dire, trovare appunto una stanza, però quella era stata una bellissima giornata in treno con lei, poi ne abbiamo approfittato un po' per fare le turiste, quindi siamo andati in Piazza dei Miracoli, insomma abbiamo girato un po' la città, quindi questo è un bel ricordo. E anche tutte le volte in cui ho vinto le mie varie borse di studio per andare a studiare o a lavorare all'estero, sono sempre stati momenti molto molto belli perché sono cose inaspettate. Quando fai domande di questo tipo gareggi un po' con tantissimi studenti, quindi c'è una percentuale bassa, insomma, di poterla ricevere, invece qualche volta mi è andata male, ma tante volte mi è andata bene, quindi questi sono ricordi belli e anche tanta soddisfazione. Sì, mi hai fatto venire in mente un altro ricordo bello che è il primo giorno di lezione durante il percorso universitario che ho cominciato Adesso, qualche come anno fa. adulto. Infatti io non ho nessun ricordo indelebile delle mie lauree. Cioè, la mia laurea triennale, la mia laurea magistrale dell'epoca, io non ho un ricordo, non posso dire che è un ricordo indelebile, forse perché ho studiato una cosa che non mi Che non ti piaceva. piaceva, probabile. E invece la prima lezione di letteratura inglese qui all'università che sto frequentando adesso è un ricordo che mi porto veramente dietro. Quello sì. E poi ho tantissimi ricordi indelebili di viaggio, molto spesso sono viaggi. Tipo, E quello anch'io, sì, era proprio per non parlare ancora di viaggi, che ne abbiamo parlato esatto. tanto. Ah, io mi ricordo invece la mia laurea triennale, quando ho terminato la discussione ero arrabbiata perché sono uscita con 109 alla triennale Invece di invece di 110. 110 e quindi mi ricordo che dopo la proclamazione sono uscita tutta arrabbiata e poi in realtà mi sono reso conto che era un'ottima valutazione, che non mi avrebbe precluso niente perché comunque è un voto altissimo e quindi alla fine, però sul momento mi ricordo, ci sono delle foto in cui sono un po' imbronciata, ecco, e anche se poi è stato un giorno bellissimo in realtà. Sì, beh, parlando di ricordi potremmo restare qua tutto il giorno perché, non so, penso magari a quella mattina quando eravamo a Bali che mi sono svegliato presto per andare, ho attraversato le Le risaie. risaie per andare nel paesino a comprare le brioche, i cornetti. Erano cornetti, sì. Sì, perché la colazione Nell'albergo non ci era, piaceva non tanto. c'erano le patatine fritte. Esatto, e quindi avevamo trovato questo forno e quindi tu avevi deciso di fare una camminata e di andare a All'alba, prendere le brioche. esatto, nelle risaie con le palme era bello. Oppure il mio viaggio inaspettato e itinerante in Europa. Metterò il link qui sotto dell'episodio del podcast in cui Sì, ne ho perché parlato. esatto, ne hai già parlato. Quindi sì, ci sono tanti ricordi belli e brutti che però è giusto che entrambi abbiano spazio, no, nei nostri ricordi. Sì, Bene. Come sempre a noi piace condividere anche con chi ci ascolta, quindi ci piacerebbe sapere se anche tu hai qualche ricordo che si può condividere, ovviamente, che vuoi condividere con noi, magari scrivendo un Nei commento commenti. qui sotto. Ci farebbe molto piacere, così riusciamo a conoscerci meglio, nonostante la distanza fisica, ma riusciamo a conoscerci meglio. Ti ricordiamo che puoi ricevere gratuitamente la trascrizione completa di questa conversazione con le parole e le espressioni più importanti spiegate e usate in contesto. Basta cliccare sul link che trovi sempre nella descrizione di questo video. Bene,
ci salutiamo. Sì, grazie. Grazie mille per la tua compagnia, speriamo che questa conversazione ti sia piaciuta e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao ciao!